Pronti ad andare alla scoperta di Norimberga nella splendida Baviera, in pieno inverno, scoprendone tradizioni, luoghi emblematici, specialità e tanto buon gusto? O ancora, visitare l'affascinante borgo di Rottenburg-Obertauber, con le sue case pittoresche a graticcio, le viuzze acciottolate, le romantiche anse del fiume e la soffusa illuminazione notturna. Rottenburg, la principale attrattiva turistica della strada romantica, un itinerario lungo più di 300 km che collega le più belle località della Baviera, dalle maestose Alpi del sud alla dolce valle del Reno a nord. Una località che ha tanto da offrire sotto ogni punto di vista. Accompagnateci in questo viaggio alla scoperta di questi sorprendenti luoghi che hanno tanto da raccontare. Dopo aver visitato la città di Norimberga, se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di dare un'occhiata ai 2 video precedenti. Oggi ripartiamo, direzione Rottenburg-Obertauber. Giunti alla stazione ferroviaria di Norimberga, con l'ausilio delle macchinette automatiche, acquistiamo i biglietti. Vi consigliamo di acquistare subito andata e ritorno, poiché potreste avere la sorpresa di un prezzo elevato per il ritorno. Un'alternativa è acquistare un abbonamento che vale tutto il giorno, che vi permetterà di viaggiare più tranquillamente, addirittura fino a Monaco di Baviera, al costo di 42 euro per 2 persone. Occorrono 3 cambi per raggiungere la nostra destinazione. Il primo ad Ansbach. Aspettiamo la coincidenza che ci porta a Steinach. Qui prenderemo un treno interno che ci porterà alla nostra destinazione finale. Durante l'attesa comincia a cadere qualche fiocco di neve, accompagnato da un vento freddo e tagliente, che ci ha accompagnato per tutto il nostro viaggio in Germania. Inoltre la bellezza del viaggio sta anche nel conoscere viaggiatori ed entrare in contatto con più culture, storie e vite personali. Ciao Manami! Hello, just walking look. Ciao! Rottenburg-Obertauber, cittadina della Baviera occidentale, situata in una profonda valle, posizionata a ovest della Frankenhohe su una terrazza della riva destra del fiume Tauber. Sorta nel X secolo, raggiunse un periodo assai florido nel XIV secolo come città libera e imperiale. Ancora oggi conserva l'impronta autentica di una cittadina tedesca da fiaba. È la destinazione principale della strada romantica. Per visitare Rottenburg-Obertauber e apprezzarne le principali attrazioni è consigliabile dedicare almeno una giornata intera. Purtroppo, avendo avuto dei ritardi, non abbiamo potuto scoprirla completamente, però l'atmosfera e le sue strade certamente sì. L'antico aspetto architettonico della città è rimasto quasi intatto.
Nella Galgengasse che stiamo percorrendo si può vivere la storia ebraica dal vivo, insieme alla casa di danza ebraica e al rabbino Meir Gartenken. Qui è possibile saperne di più sulla vita dello studioso ebreo Rabbi Meir ben Baruch, che era anche chiamato Maharam. In fondo alla via, imponente, la Torre Bianca, chiamata anche Arco della Forca, che faceva parte delle antiche fortificazioni interne della città. Tanti negozi e locali con articoli tradizionali o anche fabbriche artigianali di cioccolato. Non c'è che l'imbarazzo della scelta, tanta la varietà esposta. Per ammirare Rothenburg Obertauber dall'alto, visitate il Routerturm e la torre del paese, 220 gradini per apprezzare il paesaggio della pittoresca cittadina. Questo edificio servì come sede del governo della città durante il Medioevo, sin dalla formazione del governo federalista, e offre informazioni storiche sulla sua costruzione. La Bucher and Dance Hall sono strutture in netto contrasto con la sottile casa patrizia, che oggi ospita la farmacia St. Mary, una delle case nobiliari più belle della città. Inoltre, vi soggiornò anche l'imperatore Massimiliano I. Il punto fulcro del paesino è il Marktplatz, ricchissima di cose da vedere e perfetta per scattare delle foto suggestive. Hai presente il paese dei balocchi? Ecco, accedendo a questa piazza sembra di entrare all'interno di un libro di fiabe e camminare in mezzo a tante casette di marzapane, colori accesi e vibranti che ti faranno sentire accolto in un grande abbraccio di gioia e tranquillità. La piazza sfoggia tanta bellezza da non accorgerti del trascorrere del tempo, rapiti a guardare con il naso all'insù le pittoresche architetture e i colori che rendono magica questa città medievale. L'incanto non finisce qui. Troverete aperto per 365 giorni all'anno uno dei più famosi musei sul Natale, che invita tutto l'anno ad entrare nel suo colorato mondo. Addobbi tradizionali, idee decorative, prodotti di qualità lavorati a mano con legno locale
oppure ornamenti fiabeschi, poesie in vetro e tanto buon gusto per tutte le età. Un luogo che attira da tutto il mondo i visitatori. Se andate alla ricerca o state ricercando la vera essenza del Natale, questo, come la cittadina, sono il luogo per voi. Prendendo il viale Hob-Shimgasa troverete diversi punti di interesse. Abbiamo provato i dolci tipici del posto nel Zucker Bakery. Oppure, se volete portarvi un souvenir fotografico dei vari scorci del paese, visitate poco più avanti lo studio fotografico di Thomas Hadley. Sarete i benvenuti. Per gli amanti del mondo medievale, come il sottoscritto, visitate il Waffenkammer. Cos'è il Waffenkammer? È il negozio dove potrai trovare ogni tipo di articolo medievale, dalle spade alle balestre, agli archi, con tutti gli accessori in vera pelle, alle armature, abiti che si rifanno al Signore degli Anelli, accessori come cinture e borse in vera pelle. Al suo interno ci sono però anche ambienti ludici, una versione personalizzata della spada nella roccia, oppure la Dragonschenken, dove poter assaggiare distillati locali in compagnia di 2 cavalieri in armatura. Una delle icone di Rothenburg è sicuramente il Plölen. Ci sono 2 torri che si stagliano a destra e a sinistra, la Siebersturm, dotata di orologio, e la Kobolzerturm, che racchiudono questo spazio, rendendolo molto suggestivo da vedere. Questo scorcio cittadino è considerato l'icona di Rothenburg ed è tra i posti più fotografati della città. Plölen è una snella casa a graticcio, con una piccola fontana posta di fronte, incastonata tra 2 torri. Ricorderete il classico della Disney del 1940, Pinocchio, e noterai che Plölen è stato il modello di uno degli edifici del film. Questa parte della città è veramente molto bella, ma armati di pazienza se vuoi fare una foto, perché è sempre super affollata. In alternativa, mettete la sveglia molto presto la mattina, oppure aspettare il calar della sera per catturare la foto perfetta. Suggestiva anche Gerlach-Schmiede, la fucina di Gerlach, antica bottega del fabbro, oggi diventata residenza privata. La sua forma particolare la rende una delle case più affascinanti di Rothenburg.
La si avvista facilmente passeggiando sul camminamento di Ronda perché, essendo ai margini del centro storico, è molto vicina alla cinta muraria. E nota anche come la vecchia fucina, risorta dalle rovine, distrutta infatti durante un raid aereo del 1945. Lo stemma con il serpente incoronato è una creazione del leggendario fabbro Gerlach. Cosa rende un luogo quello che è? I colori, i profumi, le strade, i monumenti, gli uomini, i volti, gli avvenimenti o anche un tocco di magia, leggende ed emozioni indescrivibili che ci trasmettono qualcosa. Oppure siamo noi a lasciare una parte di noi stessi, rendendolo speciale come altri fecero prima di noi. Speriamo che le immagini e la narrazione vi abbiano donato una diversa prospettiva di questi luoghi e che vi stimolino a viverli di persona. Date un'occhiata ai 2 video precedenti su Norimberga se non avete avuto modo. Lasciate un mi piace, iscrivetevi se siete nuovi sul canale e lasciateci un commento per conoscere la vostra opinione, che saremo felici di conoscere. Grazie per aver viaggiato insieme a noi e ci vediamo nel prossimo video.